Dopo tanti video pensati su come fare carriera in mare, eccone uno nel quale, rimanendo in tema, vi ispiro a viaggiare con stile in perfetto Greek style. Ricami bianco e blu e sandali di cuoio. È stata una lunga trasferta come al solito. C'è una cosa che dovrei saper fare bene dopo tantissimi anni di viaggi e trasferte: la valigia. Ma anche io a volte mi dispero perché ho scelto gli outfit più assurdi lasciando i migliori a casa nell'armadio. Questo perché spesso penso di dover rimanere ai Caraibi ed invece mi ritrovo in Norvegia con solamente sottovesti e bikini. Ho fatto le valigie in anticipo ed in maniera strategica. Ho organizzato, ho pianificato, ma business needs. Parto dall'Italia per andare ai Caraibi e 2 mesi dopo sono in volo per Copenaghen con le stesse valigie e con le stesse valigie completerò il mio mandato alle isole greche. Ma si può? Sì, certo. Io comunque lascio sempre spazio per quello che porterò a casa, ne approfitto per fare shopping, trovo sempre la genialità del posto e se guarderete il video fino alla fine vi mostrerò il bottino che ho portato a casa. In questo video vi darò dei consigli pratici, veloci e molto efficaci per evitare di trovarsi come ho fatto io con un bikini in Norvegia e un maglione di lana ai Caraibi. Supponiamo che stiate partendo per una crociera vacanza di 7 giorni in un paese caldo. Senza pensarci troppo, scegliete 2 abiti eleganti che userete cambiando gli accessori se le occasioni per un galà sono più di 2, difficili ma non impossibili. Vi restano 6 giorni, ma ce la faremo. 3 abiti leggeri che affascinano subito, almeno un outfit sportivo come shorts e camicia, un total white e un pois. Siamo italiani e da noi ci si aspetta, siamo ammirati per the best dressed in the world. Via libera quindi agli accessori e alle scarpe. Direi sandali gioiello, ballerine, argento oro. Io non sono purtroppo amante delle sneakers. Flip flop per la spiaggia e un paio di sandali col tacco per la sera. Non ho messo le sneakers perché io non sono amante delle sneakers, soprattutto se fa caldo, ma se vi sentite comode con quelle mettetele pure in valigia o sostituite le ballerine con le sneakers. E la borsa una maxi perché ve ne servirà una grande per avere a portata di mano tutto: cellulare, creme, occhiali da sole e per la sera una piccola elegante pochette. Tutto è pronto, non vi resta che partire e godervi l'avventura con stile e senza colpi di scena. E adesso vi mostro gli outfit che ho portato con me al rientro dal mio viaggio. Poiché nella scelta del mio shopping mi sono sintonizzata sul binomio cromatico greco per eccellenza, nella mia valigia vedrete che regna sovrano il blu. Bianco e blu, a non finire, come il mare e le case di Mykonos e Santorini. Cosa c'è nella mia valigia? Per essere in tono con il paesaggio, case bianche sovrastate da cupole blu, nei miei giorni di shopping mi sono messa alla ricerca di colori intonati con l'ambiente o a netto contrasto. Ho comunque notato che la gente prediligeva il blu nelle varie sfumature, anche grafiche, per fare degli scatti da Instagram. Allo stesso modo, nella scelta del proprio outfit, il dettaglio blu elettrico, come una pashmina, un paio di décolleté, una clutch accostata al bianco con un gioiello eccentrico come quello che indosso io in quest'abito, per un grande impatto visivo e glamour. Ed è con queste vibrazioni positive che mi sono lasciata ispirare ed una volta iniziato ci ho preso gusto. Sono appena tornata dal mio ultimo incarico e siccome ho deciso di fare un video dedicato alla mia ultima destinazione, ne approfitto per aprire la mia valigia insieme a voi.
Aprirò la valigia da un istante, ma vorrei ricordarvi che gli indumenti che ci sono in valigia non sono stati trasportati nel modo in cui li vedete. Io viaggio di solito con degli organizzatori da viaggio, che possono essere dei semplici organizzatori come questi. Sono dei sacchetti che si trovano su Amazon e arrivano così in confezioni da 4, infatti vedete ce ne sono di più piccolini, ce ne sono di varie dimensioni, anche per metterci le scarpe, per metterci la biancheria sporca e per metterci sacchetti, diciamo, cose da lavare, e altri sacchetti per metterci i reggiseni. Poi ne ho degli altri che sono degli organizzatori da viaggio, li chiamano packing cube, perché questi sacchetti che vi mostro adesso hanno delle doppie cerniere che comprimono gli indumenti. Questo è il sacchetto aperto, questi hanno delle doppie cerniere che si aprono e si chiudono per poter comprimere quello che c'è dentro. E di questi ce ne sono anche di diverse dimensioni. Io, una volta terminati di usarli, li ripongo uno dentro l'altro. Ecco, questo è il sacchetto più grande, è il sacchetto più grande che ho. Non so se si riesce a vedere bene. E qua dentro riposto quelli, i doppioni. Con questo metodo riesco a trasportare tantissimi indumenti. Passiamo all'apertura della valigia. Ovviamente bisogna portarsi un cappellino. Le scarpe blu in tono con gli indumenti che ci sono nella valigia. Una maglietta a strisce bianche e blu con gli stessi colori della bandiera greca, un vestito, un abito lungo con il quale si possono fare delle foto, un abitino bianco. Cambiando gli accessori poi si possono ottenere, l'abito bianco può diventare da sera un abito completamente in maglina blu. Il dettaglio di questo abito sono i bottoncini qui davanti, una gonna bianca lunga. La gonna bianca secondo me in una valigia per le vacanze al mare non dovrebbe mai mancare. Una gonna bianca corta, un pantaloncino, un altro pantaloncino di jeans, delle magliette, 3, maglietta blu intonata, maglietta con i ricami bianca, il dettaglio della manica, un'altra maglietta con la manica lunga, sempre con la bordura di sangallo, una maglietta con i colori del blu, un abitino blu, pantalone lungo bianco. Il dettaglio di questi pantaloni sono i bottoni, pantaloncino di jeans, un jeans lungo, una camicia
a colori, una magliettina nera, un pullover per i momenti di freddo o per coprirsi dall'aria, per proteggersi dall'aria condizionata. Ultima ma non meno importante, 2 magliette fucsia, sono un po' shocking, però sono belle quando si devono fare degli scatti in località affascinanti come quelle che ho visitato io. Qui ce n'è un'altra. Notare il dettaglio di questa maglietta che ha dei brillantini. La gonna corta o bianca, lunga, sono essenziali quando si parte per delle località calde, così come il tipico vestitino a righe. Io questa volta ho voluto evitare il classico bianco e blu ed ho voluto fare l'eccentrica con questo vestitino a righe bianche e arancioni che ho trovato su Zara. Oltre a quello che vedete ammassato qui sul divano, grazie ai miei sacchetti, questi qui li promuovo sempre, grazie a questi sacchetti sono riuscita a portare altre cose che ce li ho qui al lato, e sono un abito bianco che ho comprato su Zara, un gilet e un altro gilet da indossare con il pantalone bianco che vi ho mostrato prima con i dettagli dei bottoni dorati e le scarpe blu. E fino a qui il video di oggi. Non dimenticate di raccontarmi qua sotto le vostre esperienze, sarei felice di leggerle anche per scambiarci qualche consiglio, e continuate a seguirmi se volete saperne di più sull'affascinante vita in mare. E noi ci vediamo, buon viaggio!